Lo direste che per realizzare queste 4 pizze ho usato un semplice impasto diretto? Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Nel video di oggi vedremo insieme come realizzare delle belle e buonissime pizze napoletane contemporanee come quelle che vedete qui dietro di me e che vedremo dopo nel video. La napoletana contemporanea è una pizza che sta facendo furore e io stesso ve ne ho mostrato una tipologia realizzata con la biga nel video precedente. Però oggi ho deciso di partecipare un pochettino al dibattito che c'è intorno alla napoletana contemporanea proponendovi un impasto di tipo diverso, ovvero sia un impasto diretto, cioè senza fare utilizzo né di biga né di alcun altro tipo di prefermento. Le belle caratteristiche della napoletana contemporanea sono sostanzialmente cornicioni vaporosi, ovvero sia non panosi, non pieni di impasto, ma veramente ben strutturati e ariosi, poi ben croccanti, eppure il resto della pizza rimane abbastanza morbido come deve essere nelle classiche napoletane. Per ottenere questi risultati tipicamente si fa utilizzo di biga oppure di altri tipi di prefermento, ma come vi dicevo noi invece faremo un impasto diretto, ovvero sia semplicemente utilizzando farina, acqua, lievito e sale, nient'altro. Ma partiamo innanzitutto proprio dall'impasto. L'impasto è un impasto ad alta idratazione come è previsto dalla napoletana contemporanea, quindi alcuni suggerimenti, trattandosi di un 75%, sono quelli di impastare per bene, cercando di ottenere veramente una bella e seria incordatura che poi ci aiuterà nella fase di stesura e ancora di più nel momento in cui noi inforneremo le nostre pizze. Ugualmente consigliabile è quello di fare utilizzo di una farina di buona forza, diciamo perlomeno VW280 oppure 300-310 fino a 350 non c'è alcun problema. Nel caso dell'impasto diretto di cui vi sto parlando, dal momento in cui inizia a impastare al momento in cui inizia la stesura facciamo trascorrere circa 12 ore, magari 12 ore e mezzo, ma non di più, di cui una buona parte, veramente una buona parte, cioè 9 ore le facciamo trascorrere ai panetti all'interno del frigo. Il mondo degli appassionati di pizza napoletana contemporanea è abbastanza diviso tra quelli che sostengono che essa possa essere preparata esclusivamente con impasti a base di biga o di altri prefermenti e una piccola minoranza che invece sostiene che si possano ottenere delle ottime pizze facendo l'impasto diretto come quello che vi propongo io. Nello scorso video io vi ho proposto la napoletana contemporanea con la biga e in questo video invece vi propongo quella con l'impasto diretto e vi posso garantire, ve lo dico già da adesso, che trovare delle differenze effettivamente probabilmente è per palati più fini del mio. La bellezza di un impasto diretto è che non vi sono realmente complicazioni perché si inizia a impastare direttamente con quello che sarà l'impasto finale che noi utilizzeremo poi per fare la stesura e la cottura, mentre invece, come abbiamo visto nello scorso video, chi utilizza la biga o altri prefermenti certamente ha perlomeno un doppio passaggio, perché bisogna prima di tutto preparare il prefermento o la biga, farlo poi maturare, poi realizzare l'impasto definitivo e infine fare lievitare e maturare l'impasto definitivo. L'impasto diretto si fa tutto molto velocemente, quindi questo aiuta tanti che tra noi hanno difficoltà oppure non vogliono cimentarsi con biga o prefermenti. Adesso però non perdiamo altro tempo in parole e ci spostiamo direttamente nel tavolo da lavoro dove vedremo la stesura, il condimento e la cottura delle nostre pizze. Seguitemi. Bene, dopo aver visto la ricetta procediamo subito con la disposizione degli ingredienti e successivamente alla fase di impastamento all'interno della mia spirale. Ecco qui tutto quello che ci occorre per il nostro impasto diretto, quindi possiamo partire subito mettendo gli ingredienti dentro a tena. Partiamo dalla farina, aggiungiamo il lievito, lo sbricioliamo un po' a mano e iniziamo a far girare per mescolare
farina e lievito. Aggiungiamo subito più o meno il 70% di tutta l'acqua prevista per il nostro impasto e iniziamo a impastare. Naturalmente il video è accorciato notevolmente, però considerate che ogni volta che l'impasto lo richiede, a partire da dopo i primi 4 minuti, noi aggiungiamo acqua a filo e piano piano aumentiamo anche la velocità di rotazione, perché comunque si tratta di un impasto al 75%. Qui siamo arrivati al momento del sale, quindi siamo già alle fasi conclusive. Continuiamo ad aggiungere acqua a filo e, aumentando la velocità, cerchiamo di tenere sempre l'incordatura. Naturalmente con questo gran caldo non sempre è sufficiente avere l'acqua fredda, però insomma si cerca di fare quello che è possibile. Stiamo procedendo e a brevissimo concluderemo. L'impastamento nel tempo standard è durato circa 14 minuti. Ecco qua, l'impasto è pronto, possiamo iniziare a toglierlo dalla spirale, appoggiarlo sul tavolo per fare poi le pieghe di chiusura. Guardate la mano come era pulita, impasto ben riuscito. Eseguiamo adesso la chiusura standard. Vedete com'è semplice, perché l'impasto è molto bene incordato. Una pirlatura e abbiamo finito. Ora mettiamo l'impasto all'interno di un contenitore e lo lasciamo riposare per circa un'oretta. Oliamo un po' la base, rovesciamo l'impasto e procediamo subito allo staglio. Utilizzeremo il metodo più semplice che ci sia per fare i panetti. Osservate voi stessi, è come replicare le pieghe dell'impasto principale però per il singolo panetto. Facilissimo, non ci si sporca le mani e il panetto verrà fuori ben incordato. Lo mettiamo all'interno di un contenitore singolo e replichiamo per tutti gli altri panetti. Tappiamo e successivamente andiamo in frigo per il tempo assegnato dalla ricetta. Trascorso il tempo di lievitazione, prendiamo il primo panetto e iniziamo la stesura. Come vedete mi tengo un po' alla larga dai bordi. Questa tecnica è semplicissima, ci consente di ottenere la dimensione voluta del panetto in men che non si dica, e quel poco che non otteniamo lo facciamo subito dopo con la tecnica dei pugni. Ecco qua. Ho ottenuto un disco di pasta di sufficiente dimensione, lo poggiamo sul tavolo e iniziamo a togliere le bolle più evidenti che tanto diventerebbero nerissime in cottura e mettiamo gli ingredienti. Siamo partiti con un filo d'olio e poi, trattandosi di una pizza ispirata alla carbonara, mettiamo subito il formaggio grattugiato e poi un mix di uovo e pecorino. Aggiungiamo il pepe, mettiamo il guanciale sardo in questo caso, tagliato a listarelle, e poi un po' di fior di latte. Prendiamo la pala, trasciniamo la pizza sopra, la allarghiamo e ci predisponiamo ad andare in forno. La temperatura di ingaggio è circa 450 gradi, ma immediatamente, come vedrete, scenderà. La cottura è di circa 1 minuto e 45 secondi o 1 minuto e 50. Qui naturalmente la cottura è velocizzata, così non ci annoiamo troppo. Comunque vedete come cresce bene il cornicione. Possiamo togliere la pizza, la portiamo sulla tavola, aggiungiamo nuovamente un po' di tuorlo d'uovo e pecorino, mettiamo un altro po' di pepe
e la pizza è pronta. Vediamo il fondo che è ben cotto e proviamo anche a vedere il profilo una volta che abbiamo tagliato. Bene, direi che è riccamente alveolato e arioso. E partiamo col secondo panetto. Ancora una volta lo ricopriamo con la semola e procediamo alla stesura nella stessa identica maniera, evidenziando bene il bordo e iniziando a conferire un po' di dimensione al disco di pasta. Lo solleviamo, lo allarghiamo un po' con la tecnica dei pugni e ne approfittiamo per scuotere la farina in eccesso. Poggiamo e iniziamo con gli ingredienti. In questo caso si tratta di una margherita, quindi passata di pomodoro, olio, basilico, formaggio grattugiato, fior di latte e aggiungiamo anche un piccolo vezzo delle olive taggiasche. Andiamo sulla pala, allarghiamo stando attenti a non disfare il cornicione e andiamo nel nostro F1. Cottura velocizzata anche in questo caso naturalmente. Guardate come è cresciuto anche qui il cornicione. La cottura è durata anche in questo caso circa 1 minuto e 50 secondi. Prendiamo la pizza, aggiungiamo foglioline di basilico, un giro d'olio e ve la mostro nella sua bellezza. Guardate anche qui con un semplice diretto, nel frattempo abbiamo visto il fondo, dicevo con un semplice diretto che bella crescita che abbiamo ottenuto. Vediamo il bordo, possiamo essere soddisfatti. Passiamo ora al terzo panetto e alla terza pizza. Ormai abbiamo imparato insieme questa tecnica per la stesura, quindi la ripetiamo ancora una volta. Allargare le dita alla fine ci aiuta naturalmente a delineare al meglio il bordo e allargare il disco di pasta. Anche in questo caso sto facendo una margherita, si parte dalla passata di pomodoro, poi un filo d'olio, basilico, formaggio grattugiato e fior di latte. Aggiungiamo poi degli spicchietti di pomodorino. Andiamo sulla pala, allarghiamo la pizza e la trasportiamo subito nel forno. Eccoci qui. Inforniamo. Il video è accelerato anche in questo caso, come nei due precedenti. Guardate che bella esplosione del bordo. La cottura, vedete, si è svolta intorno ai 425 gradi. Il risultato è più che soddisfacente. Andiamo a vedere la pizza sulla tavola, ben cotta anche in questo caso nel fondo. E vediamo insieme il cornicione. Nel frattempo vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video fino in fondo. Se volete commentate, lasciate un like e se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci diamo appuntamento qui in questo canale al prossimo video.